Benvenuti all'interno della sezione bonus di questo corso per quanto riguarda la ricerca dei minerali grezzi lungo i fiumi piemontesi e più in generale italiani. All'interno di questa sezione quello che andrai ad ascoltare e vedere sono una serie di interviste a dei professionisti di questo settore, i quali vi condurranno all'interno delle vostre avventure, soprattutto per quanto riguarda la fase di applicazione dei minerali che troverete grazie a questo corso, grazie alle video lezioni precedenti. Allora, abbiamo a che fare con Arianna e con Sergio, i titolari di Preziosi d'autore, i quali, come vi ho già spiegato precedentemente, sono una gioielleria con correlato laboratorio gemologico e orafo soprattutto. Mi sono preparato una serie di domande le quali andremo pian pianino a svolgere ai nostri soci qua davanti. Quali minerali italiani possono avere valore sui gioielli? Quali minerali locali avete visto di particolare pregio o valore tale per cui si giustifica montare un anello oppure un gioiello? I granati. Dei granati, sì. Tagliati, sfaccettati. Sì, molto 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 belli. belli, sì. Dei Piropi, piropi, sì. dei piropi. Sì. Poi della giada, Sì. della giada imperiale, del Monviso. E poi ancora abbiamo montato parecchie cose locali. Una bella collana abbiamo montato Di una volta. rodonite. Rodonite. Sì, ho visto quella. Rosa, Valchisona. nero e bianco. È molto macchiato, bello. sì. E per quanto riguarda la giada, poi vi racconterò all'interno dei prossimi video e ci sarà poi più avanti una Violano segnalazione. anche il violano. Violano però della Valle d'Aosta. Sì, della Val d'Aosta, Violano della Val d'Aosta. Pezzi Poi, un po' belli. Quindi in generale l'Italia secondo voi possiede ancora risorse nel campo dei preziosi, tale per cui dal punto di vista del Made in Italy sempre intendo, ci possa essere effettivamente una valorizzazione? Sì, Secondo me non si è ancora scoperto quanto possiede sì, l'Italia. abbastanza in realtà. Secondo me l'Italia è una sorpresa da questo punto di vista. Il che è ottimo perché vuol dire che c'è ancora molto spazio per tutti coloro i quali vogliono cimentarsi nella ricerca, perché effettivamente la ricerca principalmente si è eseguita lungo le montagne, Appennini, Alpi e poco nei fiumi o sulle spiagge. Sì, è vero. Poi fate sempre attenzione ai parchi, ma questo l'ho già spiegato e lo spiegherò ancora. Perché nei parchi la ricerca non è consentita, però di aree libere ce ne sono ancora moltissime. I minerali grezzi possono essere parti di gioielli? In alternativa si potrebbe montare il grezzo già direttamente sopra il gioiello. Sì, certo, Sì, abbiamo sì. già fatto questi lavori. Sì, Quindi in sì. sostanza il gioiello, il castone, le griffe vanno a far sì che quella pietra possiate vestirla sotto forma di solito ciondoli. Anche anelli, dipende dalla dimensione. bracciali, Dipende dipende dalla un po'. dimensione. E anche materiali dipende poi effettivamente anche Sì. dal colore del minerale di partenza, in base a quanto si voglia impreziosire e anche quanto uno voglia spenderci. Naturalmente. Ok, in ogni caso questo è fattibile. Fosse anche un piccolo granato, non utilizzabile per fare un taglio faccettato, ma che dà già qualche spot di colore, si può montare direttamente grezzo. Ok, benissimo. Conviene divulgare le proprie scoperte sui social? Quindi in buona sostanza capite come effettivamente è importante anche per coloro i quali trovano magari grezzi nel fiume, i social network può essere un mezzo effettivamente per valorizzare quella materia, cioè sia magari per trovare il cliente, per far vedere che hanno trovato il grezzo e via discorrendo. Un'ultima domanda, questa però è un bonus nel bonus. Ecco, mettiamo a caso che il cercatore trovi un grezzo nuovo all'interno di un fiume, un topazio, ok? Oppure può essere un zircone, una valle che non è stato mai detto che è stato trovato. Sul social network quanto gli conviene, e sempre sono sempre con questa domanda quanto conviene, però veramente quanto gli conviene scrivere sul social network che in quella valle ha trovato quello? Zero. Non lo farei mai. No. Cercherei persone del settore serie con cui confrontarmi, ma non persone serie del settore che possano montare, no, serie del settore con cui questa scoperta possa essere valorizzata. Tipicamente sono riviste di settore gemologiche come il Gemology Journal. Il Museo di Scienze Naturali, ad esempio, che è un posto dove possono essere interessati a sentire una roba del genere, cioè partirei da quello. Non Anche certo da perché- metterlo in piazza così. Che Esatto, senso ha? anche perché la prima cosa che succede di solito è che arriva un altro cercatore che si prende
Ah, sì, sì, la gara del meriti merito. Sì, sì, e la il gara del materiale. merito. la scoperta Sì, sì, e certo. anche il materiale. Esatto. Sì, sì. Dove vendere i propri minerali grezzi trovati? Non si può pensare di andare da un grossista magari che si occupa soprattutto di fornire gente come noi, diciamo, o comunque eh, persone che sono già del settore, quindi diciamo con una partita IVA specifica, perché nessun grossista sarà interessato a uno o due pezzi. Il grossista comunque lavora a quantitativi importanti, quindi a meno che non troviate, non lo so, un centinaio di chili di granato, magari Esatto. Potremmo essere interessati. potremmo essere a fare una interessati a collaborazione. presentarvi il nostro grossista, però sono già situazioni particolari. Esatto. E soprattutto quindi diciamo anche quanto in verità secondo voi l'ambito online, di vendita online su questo settore potrebbe effettivamente avere senso? Cioè i minerali grezzi trovati dalle persone che magari hanno dato questo corso possono essere effettivamente venduti con profitto online? Sì, sì, Per sì. esempio su eBay, Etsy? Assolutamente sì. L'unica cosa che quando compri da un privato che sta vendendo un minerale, non puoi fidarti di quello che scrive lui. Ci deve essere un appoggio di un professionista, un minimo di certificazione. Ad esempio, Arianna è diplomata al GIA, cioè All'Istituto Gemologico Americano e dunque posso certificare gemme, minerali e abbiamo una valenza in più, o no? comunque almeno gli dà un'occhiata e vi dice effettivamente se una cosa o un'altra, o ad esempio Matteo che è un geologo, cioè Anche sì. comunque un professionista è in grado di dire effettivamente se quel materiale è tale o meno. Anche perché se no nessuno comprerebbe mai così a occhi chiusi un materiale di cui solo io privato dico è questo, Esatto. troppo difficile.